Raul Bellanova, nome in pole position per il calciomercato dell'Inter che nelle prossime ore, stando alle ultimissime indiscrezioni di mercato, dovrebbe realizzare il passaggio appunto in nerazzurro, fare le visite mediche, firmare il suo nuovo contratto e diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore a disposizione di Simone Inzaghi. Una notizia che per certi versi ha un po' sorpreso e che appunto va approfondita anche all'interno di questo contenuto dove, ce l'avete chiesto in tanti, vi spieghiamo chi è Raul Bellanova, faremo un quadro del suo profilo dal punto di vista tecnico, a chi assomiglia all'interno della rosa, in cosa deve migliorare e in cosa invece è già molto forte, e contestualmente facciamo anche un breve punto della situazione sulla notizia e sui prossimi sviluppi. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, nuovo contenuto anche quest'oggi, ancora focalizzato sul calciomercato, ma appunto un identikit molto più approfondito sul nome di Raul Bellanova. Non è la prima volta che vi proponiamo questo tipo di contenuto, quindi vi invito, se vi può piacere questo contenuto approfondito sul singolo giocatore, magari non famosissimo, lasciate un mi piace a questo contenuto e iscrivetevi al canale, così non vi perderete anche tutti i prossimi che usciranno da qui ai prossimi giorni. Cominciamo subito, allora vado veloce sulla storia di Raul Bellanova perché poi, come dicevo, ho tante cose da dirvi dal punto di vista tecnico. Bellanova è un prodotto del settore giovanile del Milan, ha passato dal 2006 al 2019 appunto nel settore giovanile rossonero, fin quando poi è stato acquistato nel gennaio del 2019 dal Bordeaux per circa 1 milione di euro. Arrivato poi in Francia, ha trascorso 3 anni in prestito, tornando però in Italia, nel 2020 all'Atalanta, nel 2021 al Pescara e nel 2022 appunto al Cagliari. Quest'anno ha messo insieme 31 presenze totali, ha giocato praticamente sempre sulla fascia destra del club sardo e adesso poi nel 2022, poche settimane fa, era stato riscattato dal Cagliari sempre per circa 1 milione di euro, qualcosina di meno, si parlava tra i 7 e gli 800 mila euro. Riscattato quindi ufficialmente dal Cagliari, diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore rosso-blu, ecco che l'Inter ha superato negli ultimi giorni la Fiorentina, che veniva data in grande vantaggio visto che ha necessità di un terzino destro perdendo Odriozola. Negli ultimi giorni l'Inter ha sorpassato la Fiorentina e attualmente sembra essere in assoluto vantaggio su tutte le altre pretendenti per far firmare appunto Raul Bellanova. La cifra di cui si parla va tra i 7-8 milioni di euro, si parla anche di una possibile contropartita tecnica da poter inserire. Il nome delle ultimissime ore è quello di Cesare Casadei in prestito, non a titolo definitivo. In ogni caso c'è grande ottimismo rispetto alla conclusione di questa trattativa e all'arrivo quindi di Raul Bellanova in maglia Inter. Il profilo tecnico, vi dicevo, ho tante cose da dirvi, partiamo subito e vi mostro immediatamente la sua heatmap per farvi capire anche in quali zone del campo di fatto gioca Bellanova. Come notate è la classica heatmap dell'esterno di centrocampo, nel suo caso esterno destro perché gioca appunto a destra, zone molto rosse sia nella metacampo difensiva che nella metacampo offensiva, perché vedremo poi fra poco è un giocatore di grande corsa che ama accompagnare l'azione fin sul fondo, ma inevitabilmente deve anche saper difendere, soprattutto nel Cagliari che giocava con la difesa a 3. Qualche timida zona un pochino meno calda, tra virgolette, ma comunque presente anche sulla fascia sinistra, ma su questo torno fra poco perché c'è una precisazione secondo me da dover fare. Vi mostro adesso contestualmente invece la scheda Transfermarkt di Raul Bellanova. È un giocatore, vi faccio un attimino il profilo tecnico, poi vi dico secondo me in cosa è già molto forte e in cosa deve migliorare. Allora, è un esterno destro che ha giocato nella sua carriera sia da terzino destro che soprattutto appunto da esterno in una difesa, in un centrocampo a 5 con la difesa a 3. È un giocatore molto alto, è quasi 1,90 m, ma nonostante questo è molto molto veloce. Direi che la velocità dal punto di vista tecnico è la sua caratteristica più evidente e probabilmente la sua caratteristica migliore. Quest'anno, come potete vedere, 31 presenze totali con il Cagliari, 1 gol e 2 assist, quindi non è entrato con grande frequenza nel tabellino, però vi posso segnalare che, avendo visto tanti video di presentazione e di highlights delle sue azioni, diverse volte, 2 in particolare, ma ce ne sono anche altre, poteva incrementare il numero di assist che però non è riuscito a fare a causa dell'imprecisione dei suoi compagni. Quindi 2 assist, prendiamolo molto con le pinze. Anche il dato dei gol, ha preso anche una traversa molto importante in una gara, quindi sfiorandone un altro. Insomma,
1-2 però attenzione, perché comunque è uno che a livello di produzione in campo può dare secondo me anche di più. 2500 minuti totali in campo, e vi dicevo rispetto alla heatmap che vi ho mostrato prima, non è vero che è un giocatore che, come ho sentito dire da alcuni, può giocare anche a sinistra. Certo, lo ha fatto, qualche volta ci ha giocato, ma fondamentalmente Bellanova è un esterno destro. Vi mostro anche le sue statistiche complessive di carriera, e potete notare qui dalla mappetta sulla destra che ha giocato 114 volte da terzino, soprattutto ad inizio carriera, 46 volte da centrocampista di destra, ovvero l'esterno destro. Sulla sinistra ha giocato 2 volte e 3 volte, terzino ed esterno. 5 totali, è evidente che sarebbe estremamente adattato. Quindi dovesse venire all'Inter, giocherebbe sulla destra, e a questo punto, dal punto di vista della divisione degli esterni, sarebbe Darmian a spostarsi sulla sinistra, al netto di un'eventuale partenza di Dumfries, sulla quale però magari torno fra pochissimo. Vi dicevo, quali sono le caratteristiche più importanti di Bellanova? Ha una corsa impressionante, è letteralmente un centometrista, se non di più, prestato al calcio fondamentalmente, e quindi avere campo davanti a lui è un fattore importante per poterlo scatenare e per poter sfruttare al meglio questa sua virtù, che tra l'altro, per esempio, gli permette anche molto spesso di recuperare ad eventuali diciamo ritardi tecnici o di lettura o di posizionamento. La sua grande velocità gli permette appunto di sopperire a questo. Io vi aggiungo un piccolo aneddoto personale. Mi è rimasto impresso Bellanova quando ho visto Inter Cagliari a San Siro, gara che l'Inter ha stravinto. Mi è rimasto impresso perché è stato l'unico calciatore in tutta la stagione contro il quale ho visto soffrire dal punto di vista atletico Ivan Perisic. L'unico in tutta la stagione. Non lo ha fatto con Alexander Arnold, non lo ha fatto con Teo Hernandez, non l'ho fatto con nessuno. L'unico che l'ho visto con cui l'ho visto battagliare, ripeto, dal punto di vista fisico, poi tecnicamente non c'è paragone, è stato proprio Bellanova, e mi ha sorpreso in maniera importante, diciamo. È un buon crossatore, certo non è un fenomeno da questo punto di vista, però considerato anche il fatto che molto spesso arriva di gran carriera appunto nelle zone del cross con una buona velocità, devo dire che non si fa diciamo sorprendere con la capacità di mettere la palla in mezzo, quindi è anche un buon crossatore. Lui stesso si autodefinisce un giocatore che ama attaccare lo spazio e ama giocare in 1 contro 1. Ho ascoltato diverse interviste, lo ribadisce sempre, e infatti vedendo anche le immagini si può notare. L'1 contro 1, devo dirvi ragazzi, è molto interessante, perché Bellanova, se guardate anche qualche video, noterete che anche da situazioni statiche, anche partendo da fermo, diversamente per esempio da Dumfries, che molto spesso quando parte da fermo non attacca l'uomo nell'1 contro 1 e lo fa solo quando può prendersi campo davanti, Bellanova invece lo attacca, l'1 contro 1 lo prova, punta l'avversario, ama molto spesso rientrare verso il centro del campo, partendo dalla fascia destra, ed è un giocatore che mediamente tenta circa, anzi più di 2 dribbling a partita, ed ha una percentuale di realizzazione di questi dribbling del 55%. Quindi secondo me ce l'ha proprio nel sangue questa cosa di puntare 1 contro 1. Il lato negativo di questa virtù è che molto spesso lo fa anche in zone pericolose, quindi non è nuovo per esempio a ricevere palla magari al limite dell'area e cercare di scattare l'avversario, esponendosi chiaramente al rischio di perdere palla in una zona molto pericolosa. Quindi anche qui deve inevitabilmente crescere. Il lato forse negativo del profilo di Bellanova è che dal punto di vista della costruzione dal basso è un giocatore fondamentalmente inutile. È una brutta parola, però questa è la realtà. Il Cagliari molto spesso costruendo dal basso preferiva abbassare la mezzala destra e portare Bellanova molto alto, che peraltro è quello che spesso ha fatto anche l'Inter con Dumfries, quindi non sarebbe una novità. Ecco, quindi per quanto sia un giocatore discreto a crossare, quando deve contribuire all'impostazione dal basso fa molta più fatica, anche perché, altra cosa da non sottovalutare, il piede sinistro lo usa pochissimo, e questo quindi inevitabilmente lo porta a dover andare sempre solo sul destro, e alla lunga secondo me gli avversari lo capiscono, lo conoscono e lo bloccano con più facilità. Quindi anche su questo dovrà sicuramente crescere. Quali sono quindi i miglioramenti principali che deve, secondo me, mostrare Bellanova? Innanzitutto difensivamente. Vi ho parlato molto di un Bellanova attaccante, il Bellanova difensore lascia ancora molto a desiderare. Rispetto al discorso che vi dicevo prima riguardo il fatto che riesce a recuperare spesso con la velocità,
Va detto che però dal punto di vista delle diagonali, della difesa posizionale, eccetera, lascia molto a desiderare, e questo nell'Inter è un qualcosa che devi assolutamente correggere se vuoi sperare di scendere in campo con continuità. Deve migliorare a usare nell'utilizzo del piede sinistro, ma questo ve l'ho già detto pochi secondi fa. La difesa posizionale, ve l'ho detto, appunto, spesso l'uomo li taglia alle spalle, lui non lo segue, non copre bene dal lato debole, fa fatica a fare la diagonale, deve crescere molto dal punto di vista difensivo, e poi deve migliorare anche dal punto di vista mentale, perché ci dicevano alcuni nostri ex colleghi da Cagliari che è un giocatore che tanto si esalta facilmente a livello mentale quando magari gli riescono le giocate e comunque si trova a suo agio, e tanto si abbatte dal punto di vista mentale. Quindi quando giochi nell'Inter, lo sappiamo bene, non ti puoi permettere queste ondulazioni dal punto di vista psicologico, quindi dovrà, ma questo è anche normale ragazzi, ha 22 anni, quindi dovrà trovare anche lui una certa stabilità. Detto tutto questo, classe 2000, 22 anni, ha tutti i margini di tempo e secondo me anche di qualità per poter migliorare in tutte queste situazioni. Soprattutto mi verrebbe da dire tra le mani di Simone Inzaghi, che a livello italiano perlomeno è uno dei migliori allenatori nella formazione degli esterni di centrocampo. Il lavoro che ha fatto quest'anno su Dumfries è lì a testimoniarlo. Ultimo aspetto di cui vi voglio parlare, le similitudini. Ve ne sarete accorti nel corso dell'episodio che molto spesso ho citato proprio Dumfries, perché in effetti in tante diciamo caratteristiche Bellanova ricorda un pochino Dumfries. Io l'ho individuato, ho individuato le similitudini nella corsa, che entrambi hanno soprattutto nelle lunghe distanze, sempre nell'ambito del campo da calcio chiaramente, l'esuberanza fisica che utilizzano molto spesso per sopperire alle altre carenze. Per Bellanova, soprattutto dal punto di vista difensivo, Dumfries, ricordo invece nella presentazione che avevamo fatto qui su Passione Inter inizio anno, vi dicevamo, non è molto tecnico, quindi magari spesso sbaglia il controllo, si allunga troppo il pallone, però con la grande fisicità che ha riesce a rimediare e a tenerlo in suo possesso. E poi appunto la qualità nei piedi non esattamente di primissimo piano per entrambi, ecco, diciamo così. Che cos'ha in più rispetto a Denzel Dumfries? Secondo me soprattutto il dribbling da fermo, da situazioni statiche, ve lo dicevo prima. Dumfries è troppo spesso, quando riceve e non ha campo da prendersi, tende a passarla indietro e non a puntare nell'uno contro uno. Bellanova fa l'esatto contrario. Bellanova, anche magari quando è raddoppiato, non ha paura e ci prova. E quindi questo è un lato positivo. Che cos'ha invece di meno rispetto a Dumfries? Secondo me innanzitutto un po' di attenzione difensiva, perché Dumfries quando è arrivato a Milano molti hanno detto deve migliorare la difesa perché in Serie A si difende diversamente, fino a un certo punto, perché Dumfries era già abbastanza formato in questo senso, molto più di Hakimi, per esempio, secondo me. Quindi ha dovuto sì migliorare, ma non così tanto. E poi la mentalità. Dumfries non a caso ha qualche anno in più di lui, ha già fatto il capitano in un club importante come il PSV in Olanda, ha giocato nella nazionale maggiore olandese, ha già formato una mentalità che lo ha aiutato molto. Bellanova è ancora molto giovane, quindi, ma ripeto, anche questo è perfettamente normale, deve migliorare anche in questo aspetto. Potrebbe rimpiazzare Dumfries? Secondo me no, secondo me nell'ottica della possibilità di un addio di Dumfries, che si legherebbe al discorso di magari cercare di preservare bastoni, eccetera, di cui non parliamo adesso, Bellanova è un profilo interessante, ma non nell'immediato. Quindi secondo me l'Inter dovrebbe comunque ragionare, nel caso in cui partisse Dumfries, nell'ottica di sistemare ancora la fascia destra, perché Bellanova è un bel prospetto, ma non è ancora pronto per fare il titolare o comunque per sostituire a tutti gli effetti Denzel Dumfries. Ragazzi, questo era il mio identikit di Raul Bellanova, vi segnalo qualche cosa. Innanzitutto vi ricordo ancora una volta di mettere un mi piace al contenuto se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale. Vi ricordo anche passioneinter.club se volete entrare a far parte del nostro club riservato con tutti i nostri sostenitori, se volete sostenere quindi il nostro progetto e entrare a far parte della nostra splendida community, vi rimando, mi raccomando, a www.passioneinter.club. In descrizione vi lascio due link probabilmente, uno sicuro, forse due, con un approfondimento molto specifico che ho trovato su Twitter da un esperto riguardo Bellanova, a cui mi sono anche ispirato, ve lo segnalo perché ho attinto anche da lui per farvi questa presentazione, quindi mi sembra giusto dargli anche i suoi crediti.
Per chi ci sta seguendo in podcast, vi lascio poi in descrizione l'episodio di ieri a cura del nostro Antonio Siragusano, dove abbiamo fatto un punto della situazione su quello che accadrà nella settimana dell'Inter. Visto che Bellanova fa parte di questi temi, fa parte del mercato interista, questa settimana ci aspettiamo tante novità e tante notizie. Quindi per chi ci segue in podcast ve lo lascio appunto in descrizione. Se invece ci stai seguendo su YouTube, guarda qui alla mia destra e ti lascio qui il link al video per aggiornarti su tutte queste novità. Per il resto ci vediamo tutti i giorni in live dalle 19:30.